Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere altri modelli di auto che negli anni 80 e 90 facevano sbavare, quelle auto difficili da domare, virili, sulle quali il comfort era una sottigliezza e il pericolo una costante. Lasciate like al video e iscrivetevi al canale. Auto senza inutili fronzoli come sedili adeguatamente imbottiti, climatizzatore, servosterze ABS, roba che i piloti veri abborrivano. In compenso queste auto, per quanto ritoccate qua e là e arricchite in termini di sospensione e freni, avevano comportamenti dinamici e una tenuta nelle situazioni critiche che spesso lasciavano a desiderare, non solo con i parametri di oggi, ma anche con quelli di allora. Erano auto molto potenti, molto leggere, con motori bruschi e pneumatici che non facevano miracoli, specialmente sul bagnato. Auto, per dirla tutta, pericolosette. E da lì arriva appunto il loro fascino, visto che il pericolo è una categoria intramontabile dell'animo maschile. Per questo le auto sportive serie, come la Lancia Delta Integrale o la Subaru Impreza, rappresentavano un sogno proibito, ma meno erotico, visto che erano meccanicamente più evolute e quindi reputate più facili da guidare, mentre andare in giro con una Belvetta da 130 cavalli, ricavata da un'utilitaria nata per sopportarne 45, magari avendo la patente da 2 mesi, tutto ciò assegnava una patente da macio probabilmente ineguagliabile. Un po' come gli stivali Durango e i cinturoni El Charro. Oggi andiamo a vedere insieme 3 modelli di quelle che possiamo definire bare su ruote, e per chi si è perso la prima parte di questa serie vi lascio la scheda in alto e il link in descrizione. L'auto bianca Y10 ha oramai superato i 30 anni di età e il suo slogan Y10 piace alla gente che piace. Ha risuonato nelle case degli italiani come un vero tormentone. Prodotto dal 1985 al 1995, fu inoltre l'ultima auto a fregiarsi del marchio Auto Bianchi. La versione turbo conquista tutti gli automobilisti dalla guida sportiva, grazie a un sistema di sovralimentazione da Formula 1 in miniatura, dotato di intercooler, valvola bypass e valvola termostatica. Il risultato sono 85 cavalli, un'accelerazione da 0 a 100 in 9,5 secondi ed una velocità massima di 180 km/h. Per quanto riguarda il design, resta intatta la linea aerodinamica e i materiali di alta qualità, ma lungo tutto il paraurti dalle dimensioni maggiorate appare il suo tipico bordino rosso. Il terminale di scarico diventa cromato e sulle fiancate la dicitura turbo. Non dimentichiamolo, erano gli anni della guerra fredda e gli anni di Rocky, anni in cui a ogni affermazione bisognava rispondere con una controaffermazione e partiva l'escalation. Per cui Ford, arrivata tardi, dovette alzare la voce e lo fece con la Fiesta Turbo, che sovrasta la versione a iniezione XR2i dall'alto dei suoi 133 cavalli. Il motore, grazie al Turbo Garrett T2, ora eroga ben 133 cavalli e si colloca al primo posto tra le concorrenti dell'epoca per potenza. Gli interni, spartani e sportivi, come usanza dell'epoca, mettevano in bella mostra 2 avvolgenti sedili anteriori marchiati Recaro, quasi a ricordare l'indole realistica dell'auto. Prestazione al top della categoria, con una velocità massima di 212 km/h ed una coppia di 183 Nm a 2400 giri. L'erede è la Ford Fiesta ST. Ford è un'altra casa che non si è tirata indietro con le sportivette.
soprattutto per il mercato inglese, dove i diciottenni sono rimasti come negli anni 80. Non sbavavano per le Audi TDI. La ST è già adeguata, motore 1.6 turbo e 182 cavalli. Si parlava di una RS da oltre 200 cavalli che sarebbe stata la vera erede della prima turbo. La 205 ha rilanciato la Peugeot, con quella forma e quel caratterino da coccinella. Era bella già in versione base, ma le GT a iniezione con motore a 2 valvole erano sexy da paura. Per salire con le prestazioni, i francesi scelsero la terza via. Niente turbo e niente 16 valvole, ma 2 bei motoroni di grossa cilindrata con tanta coppia. Il 1.600 da 105 cavalli, poi 115, e soprattutto il 1.900 da 130 cavalli, più costoso e più raro, ma che ti rendeva un vero gallo di Dio. E in più la pubblicità in TV era spettacolare, con l'auto che faceva interminabili drift nel deserto. Sì ragazzi, per me la miglior belvetta negli anni 80 è stata lei. Esternamente la più potente delle GT, si distingueva dalla sorella minore solo per i cerchi e lega maggiorati da 15 pollici e la scritta 1009 sui fregi dei montanti posteriori. Per quanto riguarda le prestazioni, la 205 faceva da 0 a 100 in 7,8 secondi e aveva una velocità massima dichiarata di 206 km/h. L'erede della Peugeot 208 GT. Dopo un mito come la 205 non è facile andare avanti. Peugeot l'ha fatto rinnovando la formula senza stravolgerla. E così l'attuale 208 somiglia alla 207, che somigliava alla 206, che era quasi identica alla 205. Totale, la 208 è la più simile, nelle forme oltre che nella sigla. Ancora 1.600 di cilindrata, ma turbo e iniezione diretta. La potenza di 208 cavalli, praticamente il doppio della GT 1.600 di 30 anni fa, consumando meno. I tempi cambiano, e i tempi cambiano davvero. Oggi la potenza non manca quasi mai, e soprattutto non va più di moda strompazzarla, per cui anche nei siti e nelle brochure si fatica a trovare informazioni relative a tecniche e prestazioni. Per l'ambiente sarà anche meglio, ma i ragazzi sono ragazzi. Se una cosa non fa rumore e non minaccia sfracelli, è difficile che li appassioni. E infatti la passione per le auto, oggi, ma